prezioso, i beta che gestiamo non sono quelli classici colorati, i beta sono soprattutto quelli che trovare in natura, che principalmente sono bruttini, grigi, ma non vedremo, non vedremo. Esatto. E quindi faremo proprio questa carrellata e parleremo di queste piccole regolette che ci siamo dati. Io, insieme a quello che ha detto Massimo fino adesso, ci terrei a fare un grosso ringraziamento sia a Massimo stesso, ad Andrea Gollini e a tutti gli altri ragazzi dell'associazione che hanno portato avanti quello che è stato un'idea che è nata in qualche casa, qualche cameretta, quindi 10 anni fa. Un progetto sicuramente molto più ambizioso, forse fuori scala rispetto a quello che effettivamente si può fare a livello ad oggi, a livello turistico, però che poterlo presentare dopo 10 anni in una serie come questa è qualcosa che sicuramente ci rende molto molto orgogliosi. A me in primis ho pubblicato nel nostro forum, sono andato a vedere prima, il 24 febbraio del 2014 la prima stesura di questo progetto di mantenimento, e quindi ringrazio di nuovo tutti i ragazzi dell'associazione, il presidente Roberto, l'ex presidente Roberto Speri, il presidente attuale Massimo Tavazzi, Andrea Gollin e il museo insieme a Lorenzo che ci ha permesso che ci ha ospitato in questa magnifica cornice. Perché come noi diciamo sempre, alla fine i pesci vanno e vengono, ma le persone rimangono, quindi vediamo che, come vediamo meglio, il principale collo di bottiglia in realtà difficilmente sono i pesci, ma sono le persone. Quindi trovare persone che mi danno continuità e serietà a qualsiasi cosa che venga fatta è veramente la regola che poi può dare un risultato. Vai. Allora, molto semplicemente, qui cercheremo di essere molto discorsivi, anzi vi chiediamo poi, se parla del di mantenimento, se possiamo fare qualcosa di interattivo, nel senso che proprio per sviluppare, magari anche in ambito ai cicli, l'istituzione italiana cicli, quello che potrebbero essere delle varie regolette di mantenimento dei pesci in cattività, dobbiamo confrontarci per vedere se quello che abbiamo ipotizzato può essere valido e quindi da mettere realmente in atto. Molto velocemente, allora, questa è una classificazione del genere beta. Oggi noi ci occupiamo di aramanti in generale, però oggi parliamo principalmente del genere beta, se no sarebbe un po' troppo ampio alla chiacchierata. Le specie, voi conoscete il genere beta come il classico beta splendor, ovvero quello che negli anni 80 veniva chiamato pesce combattente e si trovava in tutti i negozi e dentro le baracole. Quello di fatto era beta splendor, la specie beta splendor, che veniva inizialmente in Thailandia selezionato come beta fighter per i combattimenti, e alla fine vedendo che tanto brutti non erano, negli anni sono iniziati a essere selezionati per forma e colore fino a diventare i classici beta show, che sono quelli oggi che vengono appunto selezionati e vengono fatti in differenti contest ormai da più di 10 anni, in cui tutti gli allevatori portano pesci appunto test positivi per far vedere quanto possono essere bene. Noi ci occupiamo del lato grigio, ovvero di quelli che sono, come dicevamo prima, le specie che si trovano in natura e che cerchiamo di mantenere come in natura le abbiamo trovate. E tanto grigio poi non sono. Esatto. Attualmente ci sono circa 58 specie descritte, molte altre non sono ancora descritte e vengono un po' classificate per appunto di raccolta, quindi per location code. La chiamo beta e gli metto di fianco il nome del fiumiciato della zona. E quindi si presume che negli anni questo numero sarà in costante. Ci sono le varianti geografiche anche delle specie? Non ho capito? Ci sono le varianti geografiche anche dentro le specie? Molto spesso, ad esempio, per betta un'immaculata vengono detti betta un'immaculata chilometro 58, chilometro perché quella Il location code, no? va a cambiare l'aspetto morfologico. Allora, quindi la cosa importante, come suddividere, come andare a recuperare queste 58 specie? Fondamentalmente devono suddividersi sicuramente per complex, ovvero ogni specie è disegnata e rappresentata come un complesso, quindi c'è lo tipo principale che rappresenta la specie descritta e tutte le specie che sono simili a quella specie descritta vengono un po' accorpate in questo complex. Quindi una prima suddivisione viene fatta in questo modo. Una seconda suddivisione un po' più pratica è per strategia riproduttiva. Vedremo che ci sono differenti specie di beta che possono abitare o le torbiere dove ci sono pH bassissime, condizionalità praticamente nulle,
simplex che sono in acqua dura super calcare. Esattamente, totalmente alcalina. Quindi diciamo che ci sono differenti specie, le suddividiamo in beta costruttore di nido e beta incubatori orali, leciti. Perché? Perché ognuna di loro, in relazione all'ambiente in cui si trova, ha trovato la strategia riproduttiva migliore, e poi te lo parliamo un po' di più. Come vedete, questa è una rapida carrellata della suddivisione per complex. Come vedete sono realmente molte le specie descritte oggi. Andiamo avanti. Strategia riproduttiva. Dicevamo che abbiamo costruttore di nido e un incubatore orale. Il costruttore di nido. Il costruttore di nido vai basta. Ce l'hai? Ce l'ho. Allora, il costruttore di nido lo conoscete se avete, ripeto, sbattuto tra virgolette contro il Beta Splendens, che è quello poi che trovate in negozio. Quindi strategia riproduttiva la classica, quindi il maschio che va a costruire con una sorta di patria viscosa delle bolle d'aria, essendo ovviamente beta respirano aria atmosferica e inglobano l'aria in queste piccole bolle, creano questo agglomerato di queste bolle che sono abbastanza viscose, a cui appiccicano, fondamentalmente attaccano le uova. Le uova rimangono in sospensione fino ad arrivare poi allo stadio larvale, quindi si schiudono e i piccoli cominciano una vera e propria danza, nel senso che cominciano a cadere per forza di gravità verso il basso e con una spinta, un colpo di coda, cercano di riagganciarsi direttamente al nido. Il maschio solitamente cura con 3 giorni la prole, proprio fornendo il supporto, andando a riprendere quei piccoli che non riescono effettivamente a raggiungere il nuovo nido di bolle e riagganciandoli. Una volta che siamo arrivati al vuoto orizzontale, quindi dopo 2 o 3 giorni, i piccoli sono liberi di andare e tipicamente il maschio se ne dimentica. Se ne dimentica significa che poi potrebbe anche arrivare alla predazione dei propri piccoli. Questi costruttori di nido, ripeto, questa è la classica strategia riproduttiva del Beta Splendens, ma anche Chiensis, Smaragdina, Bellis, Stictos, eccetera, eccetera, proprio tutto il complesso Splendens e anche i piccoli coccina, quindi quei beta piccolini rossi, quindi brono, coccina, tilanze, eccetera, eccetera. Diciamo che da questo punto di vista il numero di uova che vengono prodotte sono sicuramente molto maggiori rispetto a quelli che incubano agli incubatori orali, proprio perché i piccoli che escono dal nido sono ancora grandi come le schegge di vetro e possono essere molto più facilmente predati, mentre vedremo poi i complessi immaculati, magari come sono esposti di sotto, escludono direttamente dalla bocca i piccoli già molto più formati, molto più dipendenti, molto più difficilmente predabili, e quindi diciamo che la strategia riproduttiva si basa qui molto più sul numero, no, che sulla dimensione. Quello che poi vi stavo raccontando prima, possiamo vedere su queste immagini qua, quindi a sinistra in alto il maschio intento a costruire direttamente il nido di bolle, e poi sotto in basso a destra un nido di bolle visto dall'alto con quelli che potete vedere, questi bianchi sono proprio le uova che sono state deposte e messe in nido. Comportamento interessante qua, nei beta che possiamo trovare commercialmente si è perso un po' quello che è un po' la cooperazione della coppia, che invece avviene con gli esemplari ancestrali. In particolare il maschio, come avevo raccontato, è comunque nel main stage della cova, nel senso che è lui che si occupa principalmente di gestire le uova all'interno del nido. Abbiamo visto che con esemplari ancestrali non selezionati questa cosa avviene anche da parte della femmina, che quindi almeno in una prima parte coopera per arrivare direttamente a una fitness riproduttiva maggiore. L'altra cosa che abbiamo notato, ve lo dico per esperienza personale documentata, che provando ad allevare questi animali dello Splendens nella sua forma ancestrale, la cosa che abbiamo notato in primis è l'aggressività intraspecifica, che è molto molto minore, anzi quasi inesistente,
rispetto a quello che viene chiamato un pesce combattente, che essendo della Splendens è un frutto di selezioni, e come diceva prima Massimo, selezioni anche dovute all'aggressività intraspecifica, proprio perché ci si scommetteva con i combattimenti dei pesci tropicali. Ancora oggi poi in Tenerife. Quindi da questo punto di vista ci siamo in qualche modo riguadagnati una conoscenza di una specie che poi magari è vero, per cui avevamo preso tante nuove forme, tanti nuovi colori, ma magari ci avevamo persi ovviamente dei tratti comportamentali che abbiamo riguadagnato una volta che siamo ritornati ad allevare la forma ancestrale, e quindi è stata una vera e propria scoperta, diciamo. Costruttore di nido. Sì, ripeto, Splendens Complex. Volevo solo aggiungere una cosa, riprendendo il discorso delle differenti strategie produttive. Come vedete, come si può facilmente immaginare, un costruttore di nido lo può fare in che condizioni? In una zona stagnante. Quindi quando voi i grandi costruttori di nido, quindi tutto quello che compra Splendens ad esempio, lo trovate in zone stagnanti. Soltanto con l'acqua stagnante può essere costruito un nido e può essere mantenuto un nido. Molto spesso, lo vedete, non solo ci sono appunto sulle palme, capita con i maciniensis in zone costiere dove ci sono delle mangrovie, viene creato attorno a, diciamo così, la vegetazione che contiene un nido in zone stagnanti, c'è questo tipo di strategia riproduttiva. Viceversa, con i piccoli costruttori di nido, come diceva Max, che sono quelli di Coccina Complex, ad esempio, quindi Endra, Coccina, Brown, eccetera, eccetera, che vivono invece in zone, diciamo così, piccoli corsi d'acqua che durante il periodo di fatto così di forte caldo, quindi quando comincia il periodo delle piogge, l'acqua si abbassa a poche dita, loro vivono di fatto in mezzo alle foglie, tant'è vero dove sono tappeti di foglie di catappa, voi immaginate con pochissima acqua, che viene più grosso di l'acqua. Pensate ai livelli di pH, di conducibilità nulle che ci sono con il rilascio degli acidi idrici. In queste condizioni si dice che ci sono appunto costruttori piccoli cavità, perché loro all'interno delle foglie, quindi in cavità, realizzano i nidoli. Tant'è vero che questa strategia produttiva, poi lo vedremo nelle foto, quelli che sono i piccoli costruttori di nido, per dare modo di far creare loro i bolli, si danno delle piccole cavità che banalmente noi a livello coreofono utilizziamo i portarubini, quelli che si usavano una volta, che galleggiano e galleggiando danno la possibilità loro di costruire il nido di bolle all'interno di cavità. Anche nel 2024 il portarubini analogico è fondamentale. Il vero problema è trovare ancora. Esatto. Adesso vediamo una veloce carrellata. Nello soggetto Machinensis è uno strain che ha riportato il buon Stefano Valdesalici, che è attualmente ancora presente in K, è una specie che ha trovato in natura, che poi successivamente è stata descritta, e questa è in particolare, queste sono tutte foto, tutte quelle che vedete oggi sono foto nostre, non sono foto web, sono foto di pesci che abbiamo ancora oggi o che abbiamo mantenuto in passato. Questa nel dettaglio appunto è Machinensis salusacon, che è una zona costiera, e sono pesci che vivono con circa 15 grammi di sale. Beta Bordigana, che fa parte dei piccoli costruttori di nido, come fa parte del Coccina Complex, e anche loro fanno nido di bolle in cavità, come dicevamo prima. Mignopinna, ecco, questo dettaglio è una popolazione che ho avuto io un po' di anni fa, sono Mignopinna dell'isola di Bintan, mi erano stati dati con loro insieme alle Baros, sempre Baros Bintan, sempre della stessa isola. Ci tengo particolarmente a questa popolazione perché è uno dei rari casi in cui sono riuscito a far rientrare in natura dei pesci del riprodotto. Quindi i pesci del riprodotto, attraverso contatti indonesiani, sono riuscito a far tornare in natura alcuni pesci da riprodotti. Tramite collaborazioni che abbiamo avuto, quindi uno dei rari casi in cui anche la coreofilia, per intenderci domestica, può dare dei risultati. Eccolo qua, questo è Umberto Beris che ha fatto il suo nido di bolle, vedete, molto ampio all'interno di una cavità, no? Quella che per lui è una cavità, in questo caso è un portorollino, come dicevamo, però all'interno di questa cavità ha fatto questo nido di bolle. Ovviamente il numero di uova è intorno a 30-40 uova, quindi per un maschio adulto che
non sono tantissimi rispetto a un beta spereno, rispetto a Magenensis che si parla di centinaia di uova, comunque in questo caso vedete viene rispettato quello che è la caratteristica etologica del pesce. E per questi, grazie, questo è per questo complex qua la cosa assolutamente ancora più interessante è che a seconda delle, diciamo, delle situazioni a contorno, la stessa popolazione, quindi gli stessi esemplari, possono decidere di passare da una strategia riproduttiva a un'altra. Nel senso proprio abbiamo osservato anche in vasche, stessi esemplari che magari trovavano troppa competizione perché il rollino, magari una vasca con 4-5 maschi, 2 rollini, e gli altri 2 hanno cominciato a incubare, quindi a tenere fondamentalmente le uova in bocca per poi svuotare direttamente gli avanti. La fitness era molto inferiore, ma diciamo che abbiamo osservato questo comportamento che ci ha fatto rimanere abbastanza a bocca aperta. A me è successo ad esempio con dei beta rutinans, sono dei beta molto piccolini, sono rossi, sono bellissimi, che in una condizione in cui non si sentiva in sicurezza di andare appunto a costruire il nido di bolle all'interno delle tutte le qualità che ha dato, pur essendo libere, ha preferito portare avanti la riproduzione dei punti incubati. Infatti alcuni dei beta di Coccina Complex vengono chiamati appunto incubatori facoltativi. In tutte le strategie sempre il maschio che fa. Beta sì. I beta sì. Hanno avanti più in generale, ci sono dei casi in cui anche la femmina può arrivare direttamente all'incubazione, ma è molto raro, nel senso che la maggior parte diciamo, del mondo anamatidi è dedicata al maschio. Incubatori orali, ripasso direttamente, questa però è una foto del pezzo di Roberto, questa Roberto Siete, foto storica che ha fatto il giro di tanti forum, noi siamo tutti boomer, quindi arriviamo da quelli che erano il vero modo di fare informazione, perché sono tutti forum, buona Porco che ci tengo a citare, ma così come apro e chiudo, grazie all'impegno di Marco siamo riusciti da poco a ristabilire durante le funzioni quello che era il forum BNB, che contiene circa più di 10 anni di informazioni sia lato show che lato beta ancestrale. E ci teniamo particolarmente a far rivivere quello che è sul forum una volta, così variante il discorso 3C, perché c'è realmente la storia della comunità italiana. Purtroppo i social sono molto volatili oggi, quindi quello che scrivi oggi domani di fatto è già superato. Viceversa il forum è informazione pura che rimane. Quindi è un grido di aiuto quello di tornare a utilizzare il forum dove le informazioni realmente rimangono. Aggiungo soltanto qualche frase, ritornando un attimo qua sugli incubatori orali, abbiamo visto che, ho notato anche io, che dopo diverse generazioni diciamo, tenute in cattività, si è persa un po' quella capacità da parte dei maschi di contemporaneamente alimentarsi e continuare a covare. Alcuni maschi diciamo, molto vicini all'F0 sono ancora capaci, anche se piccoli, di covare e contemporaneamente buttare giù qualche nauplio artemio. Viceversa, andando avanti in cattività probabilmente qualcosa si perde, c'è magari una disponibilità di cibo anche eccessiva e quindi questa capacità di discernere di cibo e uova viene un po' meno. Poi cedo la parola a Marzia per parlare degli incubatori orali. Torno al discorso delle differenti strategie riproduttive. Come dicevamo prima, mentre i bubble nest, quindi i costruttori di nido, sono pesci prevalentemente da stagno, quindi ambienti palustri, molto spesso gli incubatori orali sono invece pesci che vivono in corrente. Questo perché non potendo appunto creare il nido di bolle o avere altre strategie riproduttive, hanno di fatto, anche poi per la, diciamo così, la forte competizione che c'è nei loro ambienti, hanno e devono avere una strategia riproduttiva di occupazione. Ok, qua parliamo di dimensioni principalmente maggiori rispetto ai costruttori di nido, quindi abbiamo comunque esemplari molto più diciamo, allungati, molto più tozzi rispetto a diciamo, quello che è la forma che troviamo nelle specie precedenti, generalmente parlando, soprattutto per il complex immaculata.
con immaculata, diciamo, abbiamo ocellato, immaculata, palifina, macrostoma, insomma, quelli che sono comunque anche facilmente trovabili tra virgolette nel circuito commerciale. E diceva Massimo ovviamente abitano habitat completamente diversi, anche qui non rapide, perché parliamo comunque di, diciamo, non stagnanti, ma comunque ormai a fortissimo corrente. Acqua sicuramente un po' più tra virgolette pulita e meno acida tipicamente, quindi possiamo parlare da 6,5, 7,5, insomma ci arriviamo tipicamente. Qui l'abbraccio avviene tipicamente con sempre la femmina che si sperma lo sperma, e l'abbraccio invece che avvenire molto più vicino alla superficie, qui avviene tipicamente sul fondo della vasca. Il maschio anche qui tipicamente sono 12-14 giorni di incubazione, dopodiché lascia dei piccoli già formati, molto più simili agli avannotti di lupi per capirci, cioè proprio per andare non per il sottile, insomma. Ma quindi anche in questo caso le uova vanno verso l'alto? No, le uova in questo caso non vanno verso l'alto, rimangono comunque verso il basso, c'è un completo specifico diverso, e sono anche più grandi. C'è una membrana che sta, diciamo, che il maschio ha, che usa, diciamo, come se fosse una sacca per contenere le uova. Questo ce l'hanno anche tipicamente anche i cipri, insomma si vede proprio il pozzo pieno con rigonfiamento di uova. Il maschio nel momento della uova staziona quasi sempre riparato rispetto al resto della colonia, tipicamente è abbastanza vicino alla superficie, giusto per essere, diciamo, più avvantaggiato nel prendere la boccata d'aria che gli serve ogni tot. Questo è, come dicevo, l'esempio di Betacannoides, che lo stesso è stato ripreso anche questo ad Alberto, credo, e quindi abbraccio, come dicevo, sul fondo, e maschio che poi raccolgono direttamente le uova. Ma si vede forse il passaggio con delle uova seminate e poi Fecondate, poi per le prese. Allora, alcune di queste specie addirittura l'avevo visto in casa con dei tasciateri, la femmina prende in bocca le uova e poi le passa a livello proprio, sembra quasi una partita di ping pong, al maschio, quindi praticamente si mette di fronte, le sputa e aspetta che lui le prenda in bocca. Il maschio non è sempre proprio sveglissimo, anche soprattutto alla fine, diciamo, quando la gola non riesce più a contenere, e si vede questo siparietto abbastanza simpatico in cui la femmina cerca di dare l'ennesimo uovo e il maschio sta lì e diciamo abbastanza pieno. Sì, 12-21 giorni. Sì, ma aggiungo questi 12-21 giorni in realtà dipende anche nell'ambito dell'incubatore orale. Abbiamo piccoli e grandi incubatori orali. Piccoli sono i cannoni, piuttosto che gli emarginati, grandi, come dicevamo, cellata, toti, macrostoma, che sono un'angolata, che sono i più conosciuti. 12 giorni è il tempo minimo per i piccoli incubatori orali, poi una via di mezzo intorno ai 15-18 per i medi come i simplex, per esempio, il classico incubatore orale medio. I grandi, come il macrostoma, possono arrivare a 21 giorni. Una cosa importante è che quando si parla di piccoli corsi d'acqua, noi siamo abituati a pensare all'acqua acida, quindi acqua acida con lucidità molto bassa, è la classica categoria, no? Quindi acqua stagnante, acido unici, eccetera. In realtà pesci, per cui anche quando si va a allestire una vasca, si pensa che faccio questo tappeto di foglie immenso, nutrido, e lascio senza stagnante, senza filtro, senza niente, e lascio i pesci. In realtà ci dimentichiamo che tutti i grossi incubatori orali molto vive corsi d'acqua fortemente ossigenata, con temperature non sempre alte, elevate, anzi il grosso di questi pesci da temperature che vanno da 20 ai 25 gradi, non di più. Beta come cannoides piuttosto di macrostoma sotto 26 gradi cominciano realmente a patire a 28 gradi, abbiamo i primi decessi. La cosa importante è che vivono sì in acqua con pH molto basso, con lucidità quasi nulle. Perché? Perché ci sono questi corsi d'acqua dove non c'è vegetazione, ci sono circa 15-20 cm d'acqua
e che scorre sul letto di foglie delle piante emerse. Quindi il letto di foglie appunto fa in modo che ci sia questo sviluppo di acidi umici, l'acqua è pH basso, con acidità quasi nulle, ma è acqua con corrente moderata, non fortemente esagerata. Quindi il trick delle vasche è rendere sì acqua con valori bassi, ma non avere acqua stagnante con eccessiva marcescenza delle foglie. Quindi questa è una cosa molto importante. L'altra cosa importante è appunto che andare a capire quali sono le reali esigenze in relazione alle specie che seguono. Posso fare una domanda? Certo. Perché dei pesci che vivono in acque correnti ricche d'ossigeno hanno formato il labirinto? A che gli serve il labirinto? Il labirinto ha un senso in acque stagnanti povere di ossigeno. Assolutamente sì, è vero. Però ci dimentichiamo che in certe zone c'è una grossa differenza fra la stagione delle piogge e la stagione invece di fatto c'è una grossa evaporazione dell'acqua. Quindi molto spesso ci sono condizioni tali che sono un po' al limite per alcuni esemplari, per alcune specie. E quindi è chiaro che in quest'ottica è una necessità reale per alcune specie. Poi ci sono chiaramente, come un sospetto cellato del dermatoti, si trova dove c'è acqua anche però molto fresca e difficilmente si vive in certe condizioni. Nel macrostoma stessi sono pesci che hanno necessità e il loro ambiente tipico quando arrivano le stagioni lontane da quelle delle piogge sono veramente molto compromessi. E quindi ci sono delle stagioni in cui sì, la stagione evolutiva c'è poca acqua e quindi vivono diciamo così, delle piccole laghe che si formano all'interno di queste correnti d'acqua. Un consiglio che ci sentiamo di dare per chi alleva costruttori di nido o incubatori orali è di differenziare quello che il breeding setup, nel senso che si fa del trio e trio inverso. Con i costruttori di nido, anzi con gli incubatori orali piuttosto che con il costruttore di nido, è molto più consigliato andare con due maschi piuttosto che una femmina, proprio perché la femmina, trovando comunque in acquario un'alimentazione consistente e continuativa, che è sempre pronta tra virgolette per l'accoppiamento, mentre il maschio, dopo aver incubato per 12, 14, 21 giorni, difficilmente riuscirebbe a sottostare ad un'altra incubazione e è molto quindi più facile per loro alternare il come, quindi sperare che effettivamente la femmina si appropri alternativamente con l'uno e con l'altro. Mentre con i costruttori di nido sono un pochino più aggressivi rispetto agli incubatori. Potrebbe essere conveniente invece sdoppiare le femmine e lasciare il maschio da solo, proprio per evitare che il maschio si dedichi tutte le sue attenzioni all'unica femmina che c'è. Questa cosa è particolarmente bella da vedere quando vediamo queste specie in colonia. Vediamo proprio che nelle cross incubatori orali soprattutto sono comunità matriarcali dove c'è la femmina alfa che di fatto è a centro vasca e decide lei di accoppiarsi quando e decide lei proprio chi sono i maschi sottomessi. E quindi vedete che magari c'è un maschio che parte l'incubazione, quindi si isola per i suoi 21 giorni per portare avanti il lavoro della vasca di incubazione e lei va a scegliersi un altro maschio con cui partire. Quindi si arriva proprio a un setup perfetto in qualche caso, dove si hanno 4-5 maschi con una femmina matriarcale 100 maschi. Vai. Qui abbiamo alcuni, facciamo molto veloce, qui abbiamo alcuni esempi, questi sono piccoli incubatori orali, sono appunto in linea di marginata. Beta simplex, uno dei primi beta ancestrali che sono arrivati in Italia nei primi anni 90 credo, e ci sono due tipologie, questo qui è il type 1, quello che abita la classica zona sulfurea di Crabi. Ok. Beta immacolata, altro beta che fra i primi è arrivato
abbiamo. Sono pesci particolari perché sono sicuramente molto belli, la loro livrea li rende molto ricercati e anche molto costosi ovviamente. Sono pesci particolari perché non sono semplicissimi da riprodurre e tra l'altro sono fra i pesci in cui si vede se il maschio porta a termine o meno l'incubazione quando la femmina in realtà non si va a cercare un altro maschio ma tiene sotto controllo il maschio che sta incubando. Quindi vedete proprio che quando la femmina lo accompagna durante questa fase di incubazione mantenendo in protezione il maschio che sta incubando è una situazione abbastanza verosimile per fare in modo che dopo 21 giorni riusciamo a portare a termine l'incubazione. Betta del bebè, anche questo è un pesce che ho da qualche anno e che è stato difficile da trovare, però sono pesci molto belli, delle livrea molto accattivante, loro incubatori orali. Betta occellata, questa è una betta che storicamente allevo, che ho avuto la fortuna di distribuire un po' di soci in Italia e lo abbiamo nelle nostre vasche da quasi 12-13 anni ed è un betta che è particolarmente longevo. La femmina che era aveva circa 9 anni, la femmina da cui è nato tutto. E sono betta particolarmente belli, avere una vasca in colonia è molto entusiasmante. Betta rubra, piccolo gioiello, sono incubatori orali medi, vivono acque loro sicuramente da pH basso, un po' più stagnanti rispetto agli altri, sono anche loro molto belli da vedere. Non proprio qui,